Il film è stato girato a Bienno, in Val Camonica. Da un ripostiglio collocato accanto alla fucina vengono scelti i pezzi di ferro da riutilizzo, scartando quelli non adatti. Il peso dei pezzi scelti è di circa 1 chilogrammo. I pezzi vengono portati in fucina. Poi vengono introdotti nel forno per mezzo di una lunga tenaglia. Il forno, ripreso in questo film, è riscaldato con bruciatore a nafta senza ventilatore. L'aria è fornita da un sistema ad acqua. La temperatura raggiunge circa i 1000 gradi. Nel frattempo viene preparato il maglio per la prima lavorazione. Si smonta l'incudine usata nella precedente lavorazione, sostituendola con una di tipo diverso. Pure la bocca viene smontata per sostituirla con una di forma differente. La bocca viene bloccata con delle piastre di ferro. Poi viene registrata azionando lentamente il maglio. Ora, con un grosso martello che viene agganciato ad una catena legata al soffitto, viene registrata anche la mazza battente. La centratura finale della bocca rispetto all'incudine viene eseguita agendo su un cuneo che muove il braccio trasversale del maglio, che fa da fulcro. I pezzi vengono ora tolti dal forno e portati sotto il maglio per la prima fucinatura. Si può osservare ora come funziona il maglio e come viene trasmesso il moto tramite dei denti applicati sull'albero di trasmissione. Questo albero è mosso da una ruota funzionante ad acqua. Ritornando all'interno si può notare il sistema di raffreddamento ad acqua per il secondo perno dell'albero di trasmissione. A metà cammino un recipiente permette di avere sempre dell'acqua a disposizione. I denti vengono lubrificati con olio e così pure il perno. Ci si avvale anche di un grossolano stoppino confezionato con stracci. Il funzionamento del maglio è regolato con un sistema di leve mosse con la gamba sinistra. Questo sistema muove un braccio contrappesato e comanda una saracinesca. Sotto l'azione del maglio, i pezzi assumono la forma di piastre quasi circolari. Ognuna di esse, alla fine della lavorazione, si presenta con 4 spigoli che devono essere tranciati. Pertanto,
Intanto, finita la prima fucinatura, le piastre vengono portate alla cesoia per il taglio. La cesoia è formata da una lama fissa e da una lama mobile. Questa è azionata da un eccentrico mosso da una ruota ad acqua. Il braccio mobile è richiamato da rudimentali balestre ricavate da una pianta. Dopo che le piastre hanno subito questo primo taglio di sgrossatura, avviene la cernita, secondo il diametro, per poterle accoppiare a 2. Si prepara poi in un apposito recipiente un impasto di argilla e acqua. In questo impasto le piastre, sempre a 2, vengono immerse prima di essere nuovamente introdotte nel forno. Questa immersione eviterà che le piastre si saldino durante la calda. Dopo alcuni minuti ogni coppia viene tolta dal forno e portata sotto il maglio per una seconda fucinatura. Le piastre vengono lavorate a 2 perché sono più sottili delle piastre di partenza e perciò soggette a lacerarsi se lavorate singolarmente. Sotto i colpi del maglio le piastre si assottigliano e si allargano ulteriormente. Possiamo notare come la bocca lavori quasi tangenzialmente rispetto ai bordi e come questi vengano assottigliati maggiormente. Le piastre subiscono ora un nuovo taglio per essere rese più regolari e per togliere le sbavature. Durante il taglio ci si aiuta con un perno. Un gruppo di piastre scartate durante le lavorazioni precedenti viene ora messo nel forno. Esse verranno utilizzate per fare le matrici che serviranno per le successive lavorazioni. Tolte dal forno, vengono martellate in un'apposita conca scavata in un sasso, prima di essere portate sotto il maglio. Incomincia così la lavorazione delle matrici. I bordi sotto i colpi del maglio si incurvano e si sollevano. Alla fine della lavorazione essi vengono ribattuti. Preparate le matrici, inizia ora l'impacchettamento delle piastre scelte precedentemente. Esse vengono ulteriormente selezionate secondo il loro diametro e raggruppate in numero di 7. Si immerge poi nell'impasto di argilla la matrice.
Anche le piastre vengono immerse nell'impasto e poi collocate nella matrice. Sulla matrice si pone un pezzo di scarto che fungerà da coperchio. Questo pacco viene ora appoggiato su una grossa pietra. Per mezzo di un tronco di legno viene bloccato facendo leva su un lungo ramo incernierato nella parete. In questo modo i bordi della matrice possono essere ribattuti agevolmente. Il pacco viene ora bagnato con acqua e argilla prima di essere introdotto nel forno per evitare che la parte inferiore cuocia prematuramente. Un pacco già pronto viene ora tolto dal forno e fatto scivolare nella conca. Qui, con energiche martellate, vengono riassestate le piastre che durante la calda hanno subito deformazioni. Anche i bordi della matrice che hanno subito dilatazioni vengono nuovamente ribattuti. Il pacco viene portato sotto il maglio. La bocca per questa lavorazione ha forma cuneiforme. L'incudine invece è la stessa usata per la precedente lavorazione. La bocca incomincia a battere dalla periferia sempre più verso il centro. I bordi del pacco, che viene fatto continuamente ruotare con due tenaglie speciali, si incurvano sollevandosi. Man mano che l'innalzamento aumenta, vengono cambiate le tenaglie. Il pacco così lavorato viene introdotto di nuovo nel forno per subire l'ultima lavorazione a caldo. Essa consiste nel rendere piane le pareti del pacco precedentemente fucinato. Il pacco viene adagiato sopra l'incudine e sagomato a tronco di piramide per mezzo di una piastra a forma di trapezio. Il pacco viene ora battuto con una mazza per facilitare il distacco della matrice. Viene poi agganciato ad un apposito uncino per slabbrare la matrice e poter liberare i secchi. La matrice viene così tolta. Ora, con alcuni colpi di martello, i secchi vengono liberati ad uno ad uno.
Le pareti che erano state a contatto durante la fucinatura vengono segnate con un gessetto per facilitare a lavorazione ultimata l'impignamento dei secchi uno dentro l'altro. Dal maglio si toglie ora la bocca usata nella lavorazione precedente. Si toglie anche l'incudine, che viene sostituita da un altro tipo. Anche la nuova bocca è diversa e ha forma stretta e allungata. Questi pezzi vengono bloccati come sempre da pezzi di ferro. La messa a punto viene fatta azionando lentamente il maglio. I singoli secchi vengono ora portati sotto il maglio per la spianatura a freddo delle pareti. Finita l'operazione di spianatura, essi vengono di nuovo portati al taglio. Qui il bordo viene definitivamente rifilato sotto la cesoia. La stessa ruota che muove la cesoia muove anche due piccoli magli molto veloci. Sotto questi magli i secchi subiscono l'ultima rifinitura. Il primo maglio con un'incudine a sbalzo serve per la rifinitura delle pareti. Il secondo per la rifinitura del fondo. Questi magli vengono fermati introducendo un cuneo di legno sotto il braccio. Si passa ora alla preparazione dei manici, partendo da dei tondini a dù. Essi vengono ammucchiati su una piastra e introdotti nel forno tramite una lunga tenaglia. Dopo pochi minuti i tondini sono pronti per la cucinatura. Le due estremità, sotto l'azione del maglio, si appiattiscono. I manici, così preparati, vengono portati nel locale dove sono sistemati anche i secchi. Secchi e manici vengono ora trasportati fuori dal locale in un posto più luminoso. Per questo trasporto ci si avvale di una carrucola.
Qui avviene il fissaggio dei manici ai secchi. Il secchio viene appoggiato su un'incudine che serve come appoggio e come fermo. Con un punzone oliato di volta in volta si eseguono 2 fori contemporaneamente sul secchio e sull'orecchio del manico. Nei fori vengono introdotti dei ribattini per il fissaggio. La stessa operazione viene eseguita per il secondo manico. Finita quest'ultima operazione, i secchi vengono impignati. Sono pronti per essere spediti anche in lontani e più diversi paesi.